Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzeremo i tarocchi delle dee, questo mazzo così bello. Io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto davo una rapida spiegazione di questo mazzo, perché ovviamente ha un taglio sicuramente fortemente femminile, ma ovviamente ci accompagna alla lettura della stesa grazie proprio a queste figure mitologiche, ovviamente dee, divinità femminili, veramente molto molto importanti, con delle caratterizzazioni non solo fisiche ovviamente, ma anche e soprattutto mentali ed emotive, che ci permettono di capire molto di un determinato soggetto, oggetto della stesa appunto femminile. Allora, quest'oggi che cosa chiediamo a questo mazzo? Sembra che io gli piaccia, sembra però, perché obiettivamente questa persona non si è ancora dichiarata, non si è ancora fatta avanti, non vi ha ancora proposto, per esempio, di uscire. C'è del feeling, ci sono degli sguardi, quindi voi avete capito obiettivamente di piacergli o comunque che c'è un minimo di interesse, ma questa persona non si fa ancora avanti. Innanzitutto cerchiamo di capire perché e poi cerchiamo di capire come vi vede questa persona, i pro e i contro della situazione, cosa vede di bello in voi, cosa invece lo preoccupa o lo spaventa, cosa ha nel cuore. Il suo entourage, quindi nel caso in cui possa avere per esempio qualcun'altra. Cerchiamo di capire qual è il consiglio degli arcani e il futuro tra voi e questa persona. Allora, io inizio a mescolare appunto il mazzo e quindi per il principio di sincronicità, chiunque incappi in questo video, cerchiamo appunto di chiedere agli arcani e al metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, che cosa questa persona obiettivamente pensa di voi, visto che lui apertamente non ve lo ha ancora detto. Cerchiamo di capire se prima o poi la situazione si sbloccherà e che quindi se questa persona in qualche modo si dichiarerà. Vediamo un po'. Allora. Ok, allora vediamo un po', partiamo dalla prima posizione, ossia il presente tra voi e questa persona. Vediamo un po' come vive il presente questa persona. Qui abbiamo il 7 di coppe. Allora, voi siete una donna molto ammirata o comunque non c'è solo lui che in qualche modo mira a voi. 7 di coppe ci parla di scelte, quindi ci parla di più possibilità, ci parla di più opportunità e questa cosa obiettivamente un po' spaventa questa persona, nel senso che evidentemente c'è anche solo una persona in più che evidentemente vi corteggia e che lo trattiene dal volervi corteggiare. È come se questa persona non voglia sentirsi uno dei tanti. Molti uomini ragionano in questo modo, nel senso che quando vedono una donna molto ambita, tendono in qualche modo ad irrigidirsi, per non voler far parte, diciamo, di tutta quella grande mischia di corteggiatori che magari si lasciano andare ad esplicite esternazioni, complimenti, e quindi preferisce stare un po' di più sulle sue. Ma chi è questa donna? È Maya, la dea indù dell'apparenza. I miei occhi sono chiusi, dice Maya, cioè lei non mostra quello che realmente desidera,
Quindi in qualche modo si nasconde e nasconde dietro appunto a questo velo il suo reale desiderio. Quindi è chiaro che questa persona vi ha notato e questa persona vi trova molto appetibili. È una persona che ambisce a voi e che vorrebbe far parte, anzi fa parte di tutto questo gruppo di uomini a cui voi piacete. Ma questa situazione che lui vede un po' caotica e comunque di rivalità a lui non piace, ma è una falsità quello che lui mostra. Cioè, nel momento in cui lui mostra un interesse scarso nei vostri confronti, vi posso assicurare che non è così. Anzi, questa è una persona molto molto attratta da voi. Ma vi ripeto, è una persona che non ama far parte del grande gruppo, diciamo, dei vostri ammiratori, perché a mio avviso non ce n'è uno solo. Potrebbero esserci più persone, oppure lui immagina che voi abbiate più persone che vi corteggino, perché magari vi vede appunto una donna molto bella e dà per scontato che voi possiate avere magari qualcuno al vostro fianco o che in qualche modo possiate, per esempio, avere più corteggiatori. Ecco, questa cosa lo manda un po' in confusione. Ma vi ripeto, ricordatevi bene questa dea indù dell'illusione dell'apparenza, è una persona che nasconde effettivamente ciò che realmente prova e ciò che desidera. Quindi ciò che desidera siete voi. Quindi partiamo già da una conferma importante. Voi piacete a questa persona vi desidera e vi trova assolutamente appetibile. Quindi sta fingendo, semplicemente. Vediamo che cosa vede di bello però in voi, che cosa apprezza di voi. Vabbè, l'asso di coppe. Allora, mamma mia. Vi vede come la donna per eccellenza, quindi vi vede come la donna bella per eccellenza, vi vede come una vera e propria, diciamo, dea, come una divinità. Lei è Abbondia, la dea celtica dell'abbondanza, della fertilità, dei sentimenti, del grembo materno. Quindi in realtà è una sorgente di vita e di rigenerazione. Quindi vi vede come una donna estremamente femminile, una dea madre, vi vede come una donna fertile di bellezza, di iniziativa, di gioia, di potenzialità. Cioè, vi vede veramente come la donna perfetta per qualsiasi uomo, ragazzi, non solo per lui, per qualsiasi uomo. Quindi è un uomo che vi ammira tantissimo, è un uomo che vi ho detto con il 7 di coppe ambisce a voi, che sta fingendo in qualche modo di rimanervi comunque distante e di non essere magari particolarmente interessato, ma in realtà è una persona che è molto interessata a voi, è interessata alla vostra bellezza, al vostro sorriso, alla gioia che emanate, cioè in qualche modo voi lo fate sentire bene. Quando per esempio vi guardate, quando per esempio vi incontrate, incrociate il vostro sguardo, questa persona si sente bene e soprattutto si sente eroticamente molto attratto da voi. L'asso di coppe ovviamente rappresenta delle belle emozioni che tra l'altro ci sono già, ma anche un forte desiderio, perché appunto qui parliamo di una dea fertile, ok? Quindi rimanda molto comunque al contatto fisico e all'erotismo. Quindi è una persona molto attratta da voi e vi vede veramente come una divinità, come una donna bellissima che può offrire tanto, appunto, ad un uomo, la dea dell'abbondanza. Quindi intelligenza, momenti di spensieratezza, anche momenti di serietà, per carità, affrontando argomenti intelligenti, ma vi vede anche come una donna, vi ripeto, molto attraente. Quindi voi avete colpito sicuramente questa persona e anche tanto. Vediamo però a questo punto quali sono i contro della situazione, cioè perché questa persona non si è ancora fatta avanti. Allora, qui abbiamo il secondo arcano maggiore, allora la papessa. Voi sapete che in tarologia in realtà ogni arcano, in particolare le figure di corte, ma ovviamente anche la papessa, piuttosto che l'imperatrice, piuttosto che l'imperatore o il papa, hanno comunque dei ruoli ben precisi.
la papessa rappresenta la consultante. In accezione negativa, voi direte, come mai la mia persona è vista in accezione negativa da quest'uomo? Perché obiettivamente tra le caratteristiche, diciamo, negative della papessa possiamo appunto ritrovare innanzitutto l'essere una persona potenzialmente impegnata. Quindi in qualche modo potrebbe pensare che voi appunto possiate avere, come dicevamo con il 7 di coppe, qualcun altro al vostro fianco. Quindi potrebbe pensare che voi nascondiate un compagno e che quindi abbiate un comportamento scorretto. Ma la papessa, che rappresenta comunque una donna sobria, equilibrata, in accezione negativa può rappresentare una donna disinteressata. Quindi questa persona è insicura sul fatto di piacervi. Vorrebbe, evidentemente, qualche piccola prova in più del fatto che a voi lui piace. Cioè non si sente ricambiato in questa attrazione. E quindi prova delle piccole delusioni nel momento in cui magari vi vede, perché magari vede quello sguardo in meno che lui invece vorrebbe. Quindi potrebbe vedervi sia come una donna pericolosa, una donna che potrebbe ammaliarlo. La papessa è la regina della mente, dei sentimenti, della nostra psiche, quindi teme in qualche modo di essere fagocitato dalla vostra bellezza, di essere completamente stregato da voi, ma teme anche che appunto voi possiate essere una donna impegnata e quindi vivere questa frequentazione eventuale con lui in maniera nascosta, segreta e un po' superficiale. Quindi teme dei segreti, quindi dei pericoli nascosti, degli inganni, dei tradimenti, ma in qualche modo teme anche che voi non siate effettivamente interessate a lui. Quindi questa è una persona insicura, che teme di non piacervi. Evidentemente perché vi vede con questo alone comunque di mistero, che poi è tipico appunto della papessa, come di una donna comunque molto equilibrata, che ovviamente non si lancia nelle braccia di un uomo e interpreta però questo vostro comportamento come comunque una sorta di freddezza e di disinteresse. Questa ovviamente è la dea Iside, che è la regina di tutte le dee, quindi in realtà custode della conoscenza occulta e della magia, il mistero, l'intuizione, la conoscenza femminile. Quindi vi vede come una donna molto furba, che sa in qualche modo ammaliare gli uomini, motivo per cui appunto c'è questo 7 di coppe, quindi potreste avere comunque più corteggiatori, per esempio se siete colleghi di lavoro, lui sa che molti altri in qualche modo ambiscono a voi, oppure se fate parte dello stesso gruppo amicale, quindi sa che voi avete un ascendente molto forte sugli altri elementi del gruppo, di lavoro, di amicizia, gruppo sportivo. Comunque questa è una persona che proprio per questo teme in qualche modo che voi vogliate semplicemente aggiungere una tacca in più alle sue conquiste. Quindi non ha ancora ben capito cosa voi potreste volere da lui. Se volete una storia, una frequentazione, o in qualche modo se siete soltanto, diciamo, in cerca di un appagamento momentaneo. Vi vede, vi ripeto, come una donna molto furba, bella, terribilmente bella e terribilmente ammaliante. Una sorta di grande strega che comunque riesce appunto ad ammaliare tutti gli uomini, o comunque lui sicuramente in particolare, dando poco, concedendo poco di sé, perché è probabilmente appunto impegnata. Quindi è una persona che evidentemente vi conosce poco o che potrebbe dubitare, nel caso in cui vi conosca, per esempio, di alcune informazioni che voi in qualche modo gli abbiate dato. Se per esempio voi lavorate nello stesso gruppo appunto professionale e voi appunto avete più e più volte ribadito il fatto che siete single, questa persona non ci crede, quindi pensa e deduce che voi comunque abbiate qualcuno, ma che teniate la vostra vita privata fortemente nascosta, che quindi ci sia qualcosa di poco chiaro e soprattutto vi vede come una donna, vi ripeto, irraggiungibile, talmente bella. Qui abbiamo appunto un asso di coppe,
quindi la prima in tutto, la migliore in tutto. Quest'uomo è veramente presissimo di voi, devo dire la verità, però appunto nasconde questa cosa proprio perché obiettivamente teme in qualche modo di essere, vi ripeto, fagocitato in questo gruppo di corteggiatori e ammiratori. Per esempio, se vi conoscete anche solo superficialmente grazie ai social, questa persona vede probabilmente che riscuotete molto successo e quindi in qualche modo ne è anche un po' geloso e intimorito. Vediamo che cosa ha nel cuore però a questo punto, cosa vorrebbe fare. 9 di denari. Allora, questa è una persona che in realtà ambisce sicuramente ad una conoscenza con voi, però il 9 di denari non è un 2 di coppe, quindi in realtà non è una persona in cerca di un rapporto che sia stabile e ufficiale per il momento. Questa è una persona che vi vuole conoscere, è una persona che vi desidera, qui parliamo di denari, quindi una persona, vi ripeto, estremamente attratta da voi. Questa è Rosmerta, la dea celtica dell'abbondanza, di nuovo il concetto dell'abbondanza, quindi sa che voi potete dargli tanto, che con voi potrebbe in qualche modo raccogliere molti frutti, ma è una persona che ama raccoglierli senza troppa fatica. Quindi è una persona che sicuramente vuole un rapporto con voi, sicuramente vuole conoscervi meglio, questo assolutamente, ma è una persona che non ama tanto in qualche modo conquistare, perché il 9 di denari è la carta comunque del singolo incallito, oppure comunque della persona che più di tanto non si dà in una conoscenza, quindi non è la classica persona che si tira sulle maniche e cerca in tutti i modi di conquistare una donna. Quindi è una persona che vuole un po' troppo tutto facile. Ecco perché vorrebbe da voi qualche, diciamo, conferma in più, perché altrimenti fa fatica a muoversi, cioè fa fatica in qualche modo a dare del suo. Quindi evidentemente è una persona che in qualche modo è sempre stata scelta. Quindi magari non è mai lui che ha dovuto conquistare, ma è sempre in qualche modo stato lui scelto da altre partner, dalle partner precedenti. È una persona sicuramente intelligente, probabilmente anche benestante, ma è una persona molto indipendente, che sta bene anche da sola, abbastanza indifferente rispetto a queste dinamiche. Ve lo dicevo già all'inizio con questo 7 di coppe, dinamiche che a lui non piacciono. È una persona anche molto attraente, quindi vi ripeto, molto probabilmente è anche lui molto ammirato e molto ricercato. E quindi evidentemente non è abituato in qualche modo a dover faticare per ottenere e conoscere una donna. È una persona un po' superba e un po' arrogante, perché il 9 di denari purtroppo ci parla anche di individui appunto molto superbi. Vediamo l'ambiente che vi circonda. Allora, qui abbiamo il 5 di spade, la carta dei nemici. Allora, obiettivamente mi conferma la condizione iniziale, cioè in qualche modo questa persona appunto pensa di avere dei nemici che possano interferire nel caso in cui voi iniziaste una frequentazione. Nemici che possano in qualche modo portarvi comunque anche a dei litigi, a degli allontanamenti, quindi malelingue, pettegolezzi. Persone, vedete, che agiscono alle spalle. Quindi è una persona che teme l'intervento di terze persone, perché è una persona molto diffidente che si guarda sempre le spalle. Quindi teme delle trame oscure, teme dei conflitti e teme, vi ripeto, in qualche modo delle persone che possano interferire nella vostra conoscenza al punto da portarla a distruzione. Sa inoltre che nel vostro ambiente comune, vi ripeto, nel caso in cui siate per esempio colleghi oppure compagni di squadra, piuttosto che per esempio facciate parte dello stesso gruppo amicale, teme che ci siano delle persone che in realtà tramino alle vostre spalle e che preferiscano vedervi divisi piuttosto che assieme.
Vi ripeto, è un uomo molto intelligente, 9 di denari, quindi si chiede molto di voi, vi pensa parecchio, ma in questo caso è una persona che in qualche modo teme che il vostro avvicinamento possa provocare dei conflitti all'interno di questo gruppo. È una persona che prima di agire effettivamente si fa veramente tante beep mentali, cioè è una persona che non agisce d'impulso, bensì tende molto a rimuginare, a riflettere, ma in maniera obiettivamente pesante, che tende a rallentare molto le situazioni. Ecco perché obiettivamente questa è una persona che non si è ancora dichiarata, ma fa veramente molta fatica a farlo, sia perché non è abituata, perché abbiamo detto che è una persona che fondamentalmente sta bene da sola, o che comunque è sempre stata abituata a non dover faticare troppo per avere una donna, ok? Oppure perché comunque è una persona che diffida molto, vede sempre il male negli altri, vede sempre trame oscure, un po' come magari percepisce in voi comunque una sorta di segretezza che può nascondere appunto delle menzogne, per esempio un compagno ufficiale nascosto. Ebbene, questa è una persona che tende a pensare male anche degli altri. Ha una conflittualità interiore abbastanza accesa comunque, che poi porta sicuramente le cose appunto a rallentare un po' troppo, tende a pensare troppo e ad agire troppo poco, pur, vi ripeto, vedendo in voi comunque la donna praticamente ideale. Ma, vi ripeto, comunque vede dei nemici che magari potrebbero anche esserci, perché col 5 di spade in effetti dei rivali ci sono, però potrebbe anche comunque iniziare a darsi da fare e magari notare che invece voi siate interessati più a lui, visto che siete in questa stesa. Vediamo a questo punto qual è il filo rosso che vi lega a questa persona. Qui abbiamo il quarto arcano maggiore, cioè la carta dell'imperatore. Allora, in questo caso, vi ripeto, questa è una persona molto attratta fisicamente da voi, perché l'imperatore ci parla di fisicità, ci parla di erotismo, ci parla di un approccio fisico che lui vorrebbe a tutti i costi con voi. Quindi obiettivamente, ve lo dicevo anche con il 9 di denaro, una persona che comunque vorrebbe uscire con voi, ragazze, vorrebbe vedervi comunque in un ambiente sicuramente appartato, parlarvi. Ed è una persona che in qualche modo vorrebbe, imperatore, conquistarvi. Quindi è una persona che vorrebbe riuscire ad ottenere la vostra attenzione ed anche a frequentarvi. Però qual è la caratteristica negativa dell'imperatore? È che non ammette rivali. Appunto, quindi è una persona, guardate, ve lo stavo dicendo già dall'inizio con questo 7 di coppe, è una persona che in realtà è molto infastidita dall'eventuale presenza di terze persone che ci sono realmente o che lui dà per scontate nella vostra vita. E quindi non è una persona che ama troppo belligerare. È una persona che ama la tranquillità. È una persona che ama, diciamo, vivere una sorta di stabilità, sia pratica che anche emotiva. Quindi non ama le situazioni di grosso scossone, cioè non ama in qualche modo, per esempio, doversi scontrare con un rivale, non ama in qualche modo addirittura arrivare ad una conflittualità aperta, nel caso in cui si renda conto che, per esempio, potrebbe esserci qualcuno a cui voi possiate essere più interessate rispetto a lui, perché lui potrebbe tranquillamente pensare anche questo, che voi alla fine possiate scegliere un'altra persona. Quindi è una persona che in realtà non ama queste situazioni, ama la tranquillità, ama il benessere, ve lo dicevo con il 9 di denari, è una persona molto indipendente, che ama la stabilità. Imperatore, quarto arcano maggiore, carta di grado 4, quindi rappresenta proprio la solidità, la stabilità, la fermezza. E soprattutto ama avere tutto sotto controllo. L'imperatore deve avere sotto controllo tutto il suo impero. Quindi chiaramente è una persona che non ama essere colpita alle spalle, anzi è un individuo che in qualche modo ama invece le frequentazioni alla luce del sole, ama le situazioni pulite, quindi in realtà non è una persona che vorrebbe per esempio portare avanti con voi
un rapporto a tre, non ama le triangolazioni. L'imperatore vuole essere l'unico. Lui è padrone di tutto, quindi in qualche modo nel caso in cui voi abbiate un compagno ufficiale, questa persona non ama una situazione del genere, assolutamente, se ne guarda bene. Quindi in realtà è una persona che agisce, vuole agire con giustizia. Ovviamente questa è la dea Atena, che è la dea greca delle battaglie, del potere, dell'intelligenza, dell'abilità, del valore. Quindi è chiaro che in qualche modo è una persona che ama vincere. Lui vi vuole, sì, ma vuole vincere facile. Vorrebbe che comunque voi gli diate dei segnali più chiari. Vorrebbe che non ci fossero queste persone ad ambire comunque a voi. Vorrebbe che voi siate completamente libera. Però pretende un po' troppo questa persona, ma questo è tipico dell'imperatore, che ha comunque delle caratteristiche, come vi dicevo con il 9 di denari, di eccessiva arroganza a volte. È una persona autoritaria, è una persona che difficilmente scende a compromessi. Nel caso in cui questa persona, per esempio, sappia che voi possiate avere un compagno, non lo ammette, che è sicuramente un lato positivo del suo carattere, però è una persona che non vuole nemmeno provarci. Allora, vediamo che cosa vi consigliano gli arcani. Qui abbiamo il 6 di spade. Allora, effettivamente vi consigliano di, in qualche modo, cercare di non intraprendere nulla di avventato. Quindi cercate comunque di agire in maniera ponderata, con dei piccoli movimenti, perché il 6 di spade ci parla di viaggi, di piccoli spostamenti, quindi cercate di vedere questa persona, di incontrarla, magari più e più volte, perché comunque qualche tentativo che voi farete per avvicinarvi a questa persona darà dei frutti, questo sicuramente. Però non vi aspettate da parte di questa persona dei movimenti particolarmente eclatanti. Con il 6 di spade ci sono dei piccoli segnali positivi, ma sono piccoli. Quindi cercate di non affrettare troppo la situazione, di non cercare di sbloccarla voi in maniera eccessivamente irruenta. Cioè, per esempio, se non vi siete mai rivolti la parola, non braccate questa persona in una conversazione di 20 minuti, ok? Dategli dei segnali, quei segnali di cui lui ha bisogno, quindi magari quello sguardo in più, quel sorriso in più, ma senza voler accelerare troppo i tempi. Quindi sicuramente qui ci saranno degli incontri che vi viene consigliato comunque di agevolare, quindi per esempio se è una persona che incontrate in palestra, cercate comunque di, per esempio, incontrarvi nello stesso orario, quindi di far diventare, diciamo, la vostra presenza una sorta di abitudinarietà che piace tantissimo all'imperatore. L'imperatore non sente mai noia, anzi, lui ama le situazioni stabili. Di conseguenza cercate comunque di essere una presenza stabile, di muovervi verso questa persona, perché ovviamente a lungo andare riuscirete ad ottenere qualche piccolo frutto. Ok? Quindi sicuramente ci saranno ancora degli ostacoli che però verranno vinti, perché sicuramente qui ci sarà un evento significativo, un esito felice, però i tempi sono lunghi perché parliamo di spade, quindi sono tempistiche lunghe, non parliamo di bastoni o di coppe, quindi ci vorranno sicuramente, ovviamente, anche tempi lunghi, quali per esempio qualche settimana o anche qualche mesetto, che porteranno sicuramente ad una presa di posizione maggiore da parte di questa persona, ma saranno sempre dei piccoli segnali in più. Ogni giorno si farà un gradino in più assieme, ma non vi aspettate da parte di questa persona qualcosa di eclatante. Ok? Quindi cercate di perseverare nel fatto che questa persona vi piace e quindi di volerla vedere, di volerla incontrare. Se vi conoscete per esempio sui social, mettetegli ovviamente qualche like in più, commentate qualche storia, cioè fate sentire la vostra presenza, ma senza, mi raccomando,
esagerare, perché la situazione, vedete, si muoverà verso la direzione giusta, ma ovviamente con una certa calma, quindi non agite in maniera avventata, perché qui arriverete sicuramente a una presa di posizione, ve l'ho detto, ad una situazione di maggior tranquillità, di maggior stabilità. Probabilmente anche questi, diciamo, conflitti o comunque tutti questi rivali potrebbero anche farsi da parte, perché il 6 di spade è la carta successiva al 5 di spade e guardate, sono effettivamente una di seguito all'altra, quindi in realtà in questo caso questa persona probabilmente si accorgerà che in qualche modo la vostra scelta è lui e che quindi allontanerete anche semplicemente in maniera implicita e indiretta tutte queste altre persone, o che comunque voi vi dedichiate maggiormente a lui. Ma mi raccomando, fatelo in maniera ponderata, quindi senza agire in maniera smaccatamente eclatante, proprio perché obiettivamente ci sarà una situazione di rinnovata energia, quindi anche per questa persona arriverà il momento di farsi avanti, di trovare la forza ed il coraggio, ma chiaramente le tempistiche sono comunque un po' lente, ma vi ripeto perché questa persona è fatta così, cioè caratterialmente, sentimentalmente è una persona che non ama la confusione, non ama le situazioni incerte, ama vincere e ama vincere facile. Voi gli piacete? Assolutamente sì, in tutti gli aspetti che potrebbero appartenervi, soprattutto l'aspetto estetico. Ma è una persona che non ama le zuffe, ok? E quindi non ama problemi. Perciò mi raccomando, cercate di agire in maniera discreta, se ovviamente questa persona vi interessa. Non accelerate troppo i tempi. Continuate anche voi a fare dei piccoli tentativi, piccoli passi, perché alla meta arriverete. Le tempistiche, attenzione, che sono comunque un po' lunghe. Ma non demordete, questo è il consiglio comunque degli arcani. Vediamo a questo punto il futuro tra voi e questa persona. Allora, qui abbiamo il 3 di denari, la carta della collaborazione. Con questa persona sicuramente nascerà qualcosa in più. Quindi ci saranno comunicazioni, ci saranno messaggi e anche incontri che avverranno, parliamo di denari, quindi improntati sicuramente da un punto di vista fisico, erotico, ok? Sicuramente troverete insieme la soluzione giusta per potervi chiarire, per poter appunto scendere a dei compromessi. Quindi, per esempio, incontrarvi senza dare scandalo o comunque senza creare grande scalpore, per esempio se lavorate nello stesso luogo di lavoro oppure se fate parte dello stesso gruppo amicale. Cioè, è un rapporto che partirà comunque in maniera appunto molto discreta, proprio come vi dicevo prima con il 6 di spade, come lo vuole lui. Ma sarà un rapporto molto fruttuoso e che porterà ovviamente ad un'espansione, una carta di grado 3. Come tutti gli arcani minori, anche il 3 di denari ha il proprio corrispettivo in un arcano maggiore, che è ovviamente l'imperatrice, che è il terzo arcano maggiore. Quindi ci parla di un'evoluzione, di un germogliare di situazioni nuove e che porteranno sicuramente ad un contatto tra di voi. Quindi la carta del 3 di denari rappresenta ovviamente il numero della nascita, 3, e della realizzazione, combinato con il seme più solido, ovviamente, che è simbolo sì di denaro, ovviamente, di abbondanza materiale, ma anche di un germogliare, di una relazione in maniera molto solida, quindi appunto il seme di denari. Quindi sicuramente ci sarà il compimento di questa che è in realtà una sorta di impresa, ci saranno dei risultati che saranno stabili e profondi. Quindi in realtà non è un rapporto che partirà in maniera particolarmente romantica, vi ripeto, non è un 2 di coppe, ma questa persona non lo vuole, ve l'ho detto già con il 9 di denari. Qui ci sarà invece un iniziare a parlarsi, un iniziare a confrontarsi, quasi più in maniera
diciamo, amichevole, un sorriso, una battuta, che porterà sicuramente a un'impresa che viene condotta a termine, a una questione che avrà esito positivo, ad un miglioramento, ad un perfezionamento. Potrebbe rappresentare anche una proposta, quindi questa persona potrebbe, per esempio, chiedervi di uscire, di prendere un caffè, di sentirvi magari più frequentemente. Quindi la vostra posizione nei confronti di questa persona verrà consolidata. Però il 3 di denari ci parla anche di una collaborazione tra più persone che potrebbero venire in aiuto al soggetto della stesa, perché di solito il 3 di denari è rappresentato da 3 persone che collaborano per un bene comune, per un fine comune. Quindi questa persona potrebbe riuscire a trovare finalmente un amico, una spalla che possa in qualche modo mettervi in comunicazione, una persona che comunque sia assolutamente affidabile, quindi ben lontana da questo 5 di spade. Quindi una persona che potrebbe anche chiedere l'aiuto di altre persone per poter arrivare a voi, quindi per potervi parlare e conoscere meglio. Ovviamente otterrà questo aiuto. Quindi sicuramente il 3 di denari ci parla di un rapporto che verrà approfondito e che non sarà più superficiale e che non sarà superficiale, ma anzi partirà con delle basi molto più solide, come piace a lui però obiettivamente. Quindi alla fine, devo dire la verità, questa storia verrà un po' gestita, e già lo è, obiettivamente dai suoi tempi e dai suoi gusti, da come lui vuole vivere le conoscenze. Quindi partendo in maniera sicuramente più lenta del previsto, perché anche qui parliamo di denari, ragazzi, i denari e le spade sono chiaramente i semi che rappresentano le tempistiche più lunghe, quindi purtroppo vi confermo ovviamente che si sta parlando di diverse settimane o anche qualche mesetto, però obiettivamente qui i risultati ci saranno. E saranno però obiettivamente molto più profondi, perché comunque qui implicherà una collaborazione importante fra di voi. Quindi partirà tutto da una battuta, un salutarsi, un parlare, qualche messaggio, incontri, quindi procederà tutto per gradi, senza colpi di testa e probabilmente facendosi appunto aiutare da terze persone. Ovviamente, ragazzi, così facendo è chiaro che questo rapporto diventerà comunque un rapporto più solido di tante altre conoscenze che magari partono sicuramente in quarta e poi si bruciano velocemente, cioè in questo caso sarà sicuramente un rapporto che partirà da basi decisamente più solide e sicuramente con maggiore serietà e maturità, questo da parte di entrambi, da parte vostra ma anche e soprattutto da parte sua. Ricordiamo che qui abbiamo un imperatore, quindi sicuramente in questo caso quest'uomo non vuole assolutamente bruciare le tappe nella maniera più assoluta, non lo farà, non lo vuole fare e nel caso in cui appunto voi, come vi veniva consigliato dal 6 di spade, non acceleriate i tempi in maniera brusca e non pretendiate subito qualcosa, sicuramente qui avremo un bellissimo 3 di denari. Quindi un rapporto che comunque evolverà, vi ripeto, anche grazie all'ausilio e alla presenza di un amico piuttosto che un collega che ovviamente fa il tifo per voi. Quindi non è sicuramente una persona che ambisce a voi, perché non è assolutamente un rivale, anzi sarà un amico importante che probabilmente vi metterà in collaborazione, in comunicazione sin dalle prime battute. D'accordo? Di conseguenza, purtroppo le tempistiche qui sono un po' lunghe, il vostro rapporto procederà per gradi, ma nel momento in cui voi vi farete comunque conoscere e vedere sistematicamente, con questa persona inizierà sicuramente una frequentazione, che però avrà, vi ripeto, basi piuttosto solide, perché partirà comunque da una conoscenza
maggiore. Questa è una persona molto diffidente, quest'uomo, quindi ha bisogno anche di tempi proprio per potersi fidare di voi, per non temere appunto di incappare in menzogne, come vi dicevo appunto prima, nella posizione negativa, appunto nell'accezione negativa della papessa. Quindi, vi ripeto, sicuramente qui nascerà qualcosa di importante, però le tempistiche sono lunghe. Ovviamente se vorrete chiaramente aspettare, perché come io ripeto sempre, nulla è scritto nella pietra, noi siamo assolutamente fautori primari del nostro destino e del nostro futuro, quindi la scelta sicuramente sta a voi. Nel caso in cui vogliate comunque proseguire per questo vostro interesse, i risultati ci saranno assolutamente. Buona fortuna!